It's a pleasure to have you here. Thank you, Jean-Christophe. Thank you, everyone, for being here today. Well, today, as the title says, okay, I forgot, I was mismatched. Devo parlare in italiano. Jean-Christophe mi hai fatto... Ok, parlerò in italiano. Oggi parlerò di Zero Più. Prima di raccontare questo prototipo di una nuova scuola, anch'io non ci siamo messi d'accordo con Juan Carlos all'inizio, però c'è il tema del medium, c'è il tema di Gutenberg, c'è il tema del cambiamento di tecnologia. Effettivamente è vero, 500 anni fa Gutenberg mette a punto il carattere mobile da stampa e questa cosa per l'università del tempo, per la cultura del tempo è una cosa importantissima. Però questa cosa non vuole dire che il libro va a sostituire le lezioni. Cioè, l'Università di Bologna, l'Università di Padova continuano come prima. Evidentemente il libro stampato consente di avere dei libri a una frazione di costo di quelli precedenti, che prima erano manoscritti, però la lezione continua esattamente uguale. Evidentemente se uno va all'università in cui è arrivato il libro stampato ne ha un grande vantaggio perché ha a disposizione una biblioteca immensamente maggiore di quella precedente. Ecco, io credo che esattamente come allora la DA delle lezioni in Zoom oggi è quel tipo di cosa lì, è una possibilità in più. Le scuole tradizionali, noi abbiamo alcune scuole sono importanti, sono celebri per i workshop, altre perché fanno viaggi di istruzione, altre ancora per le biblioteche. È plausibile immaginare che se una scuola abbia adesso un sistema di comunicazione in remoto sia uno strumento ulteriore. Peraltro l'organizzazione di oggi è un po' questa testimonianza. Ci sono delle persone che sono qui fisicamente presenti, con le quali possiamo andare a prendere il caffè, a capire meglio, a fare cena, altri sono venuti in remoto, addirittura altri hanno mandato un video. Tutto questo insieme definisce quello che potrebbe essere un meccanismo di comunicazione sofisticato. Velocemente, come arriviamo qua? Cioè, cosa ho fatto? Effettivamente, come ha rammentato Jean-Christophe, nella vita ho fatto cose diverse, un filo rosso è legato agli esperimenti sulla formazione. E vorrei farvi vedere velocemente alcuni passaggi che consentono di capire com'è che poi siamo qui oggi. Il primo esperimento è del 2012, Design Royale. La domanda che ci ponemmo al tempo era: ma si può usare Facebook per fare una classe? Cioè, la risposta evidentemente sì, è molto facile. La vera domanda è: come si insegna a una generazione di persone che ha i processi cognitivi basati su Facebook? Allora, in quel caso, grazie al suono del mobile, grazie a tutta una serie di attività, avevamo provato a prototipare una serie di esperienze che lavoravano su questi nuovi modelli. Questo poi porta a esperimenti successivi, a UMI, che era un sistema di gioco, in questo caso l'esperimento era sulla gamification, come si andava a far funzionare un meccanismo di competenze, di condivisione di sapere, che poco per volta si ramificava e usava la gamification come filo rosso. Il passaggio successivo è un MOOC, Massive Online Open Courses, che sono questi corsi con migliaia di studenti. Era un medium di cui non c'era, io ero personalmente molto diffidente, ero un po' dubbioso, però il governo tedesco aveva lanciato questa startup, Iversity, che finanziava corsi e avevamo fatto una call for action che chi voleva fare un corso doveva fare un video di 1 minuto, di 2 minuti e i più interessanti, i più belli sarebbero stati completamente finanziati dal governo tedesco. Dunque con dei colleghi facemmo il nostro video che adesso vi faccio vedere e quello, ve lo faccio vedere, è veloce, dura 1 minuto, è un momento un po' di svolta. Chiedo di far vedere il video. I'm Stefano Mirti, designer and teacher. What do I do here in such a funny shape? I'm here to introduce you to design, contemporary design, the basics of design. Let's say, design 101. 101 because it's basics. 101 also because we're talking about 101 exercises, 101 things to do, 101 homeworks, 101 activities related to stuff you didn't know before. Learning by doing. Let's make stuff. Imagine you buy a tent, then you customize this tent upon your desire and needs. You go out into the wild to spend one night alone. Things like this. The idea is to transform everyday life into 101 projects. Soon, I will start to flood you with 1,000 references, movies to watch, website to link and check, books to read, people to understand what they did and what they're doing.
This is nice. Also sharing references. I give you mine, and I hope that you will share yours. Do you know Confucius? Once he said something like, if I hear, I forget. If I see, I remember. If I make, I understand. For us it's the same, plus one thing. Since we live in the social media era, we share what we do. Here the game is to set up a community. I am a teacher, you're a student, but this is an excuse. What we want to do here is a design community. This is the best way to learn. You may remember, Marcia McLuhan once said, the medium is the message. Here is different. Here is beyond. The community is the message. Are you ready? I am ready. Ready, steady, go. Ecco, questo Design 101, che poi genera Architecture 101, genera tutta una serie di corsi, è un momento importante perché capiamo, da un lato, il tema della levity, sulla quale siamo d'accordo con chi ha parlato precedentemente. Cioè, se la classe va online, se il medium cambia, deve anche cambiare la natura di quello che viene, il modo in cui si insegna. Ma soprattutto c'è il tema della community. Poi vedo qui c'è Gillian, Phil, Jan-Christophe, quello che a Ivrea era il grande tema delle connected communities, che io allora non avevo tanto capito, poi sono arrivato. Però la straordinaria forza della community globale, che tu puoi fare un sacco di cose. E evidentemente poi tutto questo già dall'inizio si basava su una serie di corsi online in remoto, che poi però planavano a terra, c'era un'occasione una volta all'anno in cui c'era un summer camp in cui ci si incontrava, per cui erano le due cose insieme. Anche perché è vero che l'online non è assimilabile a essere di persona, però è un possibile succedaneo. Cioè, per capirci, faccio un esempio, quando io ero studente a Torino, qua 30 anni fa, mi sarebbe piaciuto essere studente di Umberto Eco, però per una serie di motivi io ero a Torino, lui era a Bologna, facevo architettura, facevo il DAMS. Però c'erano i libri di Umberto Eco, che erano tutto sommato una maniera plausibile di iniziare a avvicinarmi a questo pensiero. Per cui l'online secondo me è importante non tanto perché va a sostituire o perché cambia, perché complementa, perché avvicina. Andando avanti, abbiamo poi Relational Design. Relational Design è un master di primo livello fatto con questa accademia di Catania, a Badir, dove in questo caso il format è quello su cui si è lavorato. È un master che dura un anno, gli studenti stanno a casa, ci sono 12 corsi, un corso al mese, per ogni corso c'è un partner diverso, lo studente lavora sulla piattaforma online e poi fa 3 giorni fisici in presenza nella città dove è il partner. E poi c'è un summer camp e un winter camp. Questa cosa ci permette di raggiungere 2 obiettivi. Il primo obiettivo è che lavorando in questo modo si abbatte il costo, cioè il master costa 4-5 mila euro, che è un terzo di quanto può costare un master, per cui l'accesso diventa democratico. E altra cosa importante, per fare questo master non bisogna essere studenti professionisti, se uno lavora può farlo. Per cui questo anche, l'abbiamo iniziato nel 2013, siamo arrivati alla 10ª edizione e anche questo è un progetto che va avanti, per cui nel corso degli anni queste varie sperimentazioni si complementano, si incrociano, si intrecciano. Storytelling 101 è uno sviluppo di Design 101, in questo caso il passaggio è sulla forma di comunicazione, perché a un certo punto, arrivata a una quarta, quinta iterazione di Design 101, abbiamo capito che il nostro studente non era uno che stava davanti al desktop, al laptop, era uno che usava il telefonino, era un commuter, era un pendolare che poi... Allora abbiamo pensato, ma forse noi dovremmo fare un corso dove lo studente non usa Photoshop, usa gli strumenti, le app che ha sul telefonino. Per cui abbiamo provato a riimmaginare completamente tutto il sistema degli strumenti didattici in funzione dello strumento di comunicazione che noi avevamo col nostro studente. Arriviamo poi alla pandemia, arriviamo poi ai lockdown. Io, tra le altre, sono direttore della Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco a Milano, che è una scuola molto affascinante dove si insegnano tutte queste tecniche antichissime, l'arazzo, l'affresco, il mosaico, e a un certo punto arriva la pandemia e, come tutti, la scuola chiude. Allora, velocemente, tutti i corsi sono stati passati sull'online, utilizzando Zoom, utilizzando WhatsApp, utilizzando StreamYard e così via. Ma soprattutto il pezzo importante è che abbiamo lanciato, già avevamo come tante scuole una pagina Facebook, abbiamo lanciato questa social media TV chiamata Lapis,
che sostanzialmente diventa il sistema di comunicazione principale della scuola. I docenti hanno i format, hanno la loro trasmissione, tutti i giorni, dal mattino al pomeriggio alla sera ci sono attività diverse, per cui semplicemente abbiamo reinventato l'utilizzo della pagina di Facebook facendolo diventare una cosa completamente altra che prima non c'era. Anche qui è interessante, ripensando alla conversazione precedente, notare che a settembre-ottobre, quando auspicabilmente torneremo a un mondo, cioè ricomincia l'anno scolastico e auspicabilmente torneremo a una forma più o meno normale per cui si possono fare delle lezioni in aula, semplicemente abbiamo raddoppiato la scuola. Cioè, continuerà a esserci la scuola precedente con i corsi come avevamo prima e adesso abbiamo anche una scuola nuova online per cui persone che non sono a Milano, persone che vogliono fare una parte introduttiva, eccetera, eccetera, hanno a disposizione tutta l'offerta didattica. Per cui di nuovo è un sistema di complementarietà, è un sistema di... potete immaginare, alcune scuole tradizionalmente hanno sempre avuto delle collane editoriali in cui sui vari corsi generavano dei libri. In questo caso è come se noi avessimo una collana editoriale che non è fatta di libri, ma è fatta di materiali digitali che sono interattivi, nel senso che di nuovo lavorano sul tema della community e che per la scuola sono diventati di straordinaria importanza. È come se a un certo punto in una scuola precedente erano molto distinte, no? Che cos'è la didattica da che cos'è la comunicazione. In questo modo, in questo momento si sovrappongono, si vanno un pochettino e diventa difficile capire dove finisce la comunicazione, dove inizia la didattica, il workshop online che diventa un workshop in presenza e così via. Un po' come prima con Jan Christophe, che l'ospite precedente era in video, però era incredibilmente empatico. E poi abbiamo iniziato a chiacchierare con lui. Sì, è vero, non possiamo andare a cena con lui, però era tutto sommato una ragionevole approssimazione. E qui arrivati... tre punti prima, 3 più 1 punti prima di raccontarvi poi che cosa è Zero, che è questo nuovo progetto. Quindi il nuovo medium non sostituisce quello precedente, ma lo affianca, lo moltiplica, lo complementa. Altra cosa importante che è stata menzionata precedentemente è mai confondere il contenitore con il contenuto. Cioè la qualità della lavagna o del gessetto non è importante quanto la qualità di chi insegna. Qualcuno prima ha menzionato tutta questa idea che poi i tablet avrebbero rivoluzionato il mondo. Beh no, i tablet sono uno strumento, cioè è come se 50 anni fa avessero detto che le lavagne o la birobica avrebbe stravolto. No, dipende dalla qualità degli insegnanti. È evidente che la scuola con il libro stampato è una scuola diversa da quella senza il libro stampato, che una scuola in cui c'è l'elettricità effettivamente permette di fare una serie di cose, però comunque alla fine, su questo non si può che essere d'accordo, è la qualità di chi insegna è il cuore della faccenda. Ultimo punto, che su cui poi si è lavorato in questi mesi, è il tema del contenuto, che all'inizio nelle slide che ci avete fatto vedere c'era una serie di dati, no? Adesso non mi ricordo, il 62-65% di chi va a scuola adesso farà dei lavori che neanche esistono. Per cui c'è un tema che l'innovazione non può essere solo riferita al medium, non può essere solo riferita a come insegniamo. Probabilmente c'è anche un tema di che cosa si va a insegnare, cioè come si va a selezionare che cosa si va a insegnare. Allora, questo è forse il passaggio più importante. Cioè, come vi ricordate all'inizio, quando facemmo 10 anni fa, non mi ricordo quando, i primi esperimenti, il tema non era se Facebook si può usare per insegnare, perché è evidente che la risposta è sì. La vera sfida è com'è che si insegna a delle persone che hanno i processi cognitivi che sono organizzati, che sono tarati, che sono sintonizzati su Facebook. Questo è più difficile. Allora, questo tema dei contenuti forse è chiave. E qui arriviamo a Zero più. Alcuni di voi sapranno cos'è Zero. Zero è una rivista dal 1996, più quindi 25 anni, che è sostanzialmente una rivista diffusa in tutta Italia con le redazioni nelle città più importanti, anche all'estero, a Istanbul e in altre città, ed è la rivista, poi a cui si è affiancato il sito web, che è della notte, cioè è la rivista in cui vengono spiegate, raccontate, descritte tutte cosa si fa la sera, dove si va a ballare, a bere, a divertirsi, la parte culturale, i concerti, le performance e così via. È una rete enorme che appunto prende tutta Italia ma non solo, ed è una grande community fatta di fruitori, cioè persone che
fruiscono di queste informazioni, ma anche di erogatori. Cioè, immaginate tutta questa rete di DJ, VJ, barman, gente che fa mostre, gallerie, musei e così via. Per cui Zero è per davvero un punto di riferimento molto importante su molteplici livelli. Ovviamente se uno è la rivista che porta fuori la gente la sera, quando c'è il lockdown e la pandemia tutto si ferma, perché se per un anno nessuno può uscire, Zero sostanzialmente si ferma. Essendo che sono amici, sono colleghi, ci vediamo spesso, in questi mesi ci siamo visti, abbiamo ragionato, abbiamo sviluppato dei ragionamenti. Il fatto che ci fosse il lockdown è stato anche utile perché ci ha costretto, ci ha suggerito, ci ha spinto a fare dei ragionamenti, a chi siamo, cosa facciamo, come facciamo. Allora a un certo punto ci siamo detti, ma se noi mettessimo insieme questa grande community di Zero, che è per davvero una forza colossale, con il know-how che IDLab, lo studio, ha messo insieme in questi anni, sviluppando tutti questi prototipi, esperimenti, scuole, cose che alcune vanno avanti, alcune no, che cosa potrebbe venire fuori? Mettiamo insieme questa grande community della notte con il know-how di immaginare dei formati innovativi per la scuola. Poi abbiamo aggiunto una serie di altri elementi. Uno è Line Christensen, che era con noi a Ivrea. Purtroppo lei era in Italia, è tornata a Copenaghen ieri, per cui non è potuta essere qui con me a raccontare questa cosa per un giorno. Però sostanzialmente anche Line ha grande esperienza. Lei è stata il Dean della Virginia Commonwealth University a Doha, poi Dean di Domus Academy. Allora, insieme a Line abbiamo provato a immaginare che forma, che direzione potesse prendere una scuola di Zero. Cioè una scuola dove c'è una community fatta dalla community per la community. La chiamo scuola perché è più semplice. In verità sgombriamo il campo. Questa non è una scuola che poi uno prima faceva il Politecnico, non va più al Politecnico, fa questo. Questa è una complementarietà, è una scuola delle passioni, una scuola che uno fa per imparare, per fare cose che gli piacciono, che va di nuovo a complementare le attività esistenti. Una scuola completamente online, cioè queste sono una serie di cose pratiche, tecniche che abbiamo imparato nel corso degli anni, cioè col sistema tipico, prova, sbaglia, rifai meglio, eccetera, eccetera. Immaginiamo una scuola che ha dei corsi online molto brevi, da 4 ore, da 8 ore, dove le classi sono molto piccole, fino a un massimo di 10-20 partecipanti, e dove le classi sono tutte in tempo reale, live, cioè dove c'è l'interazione è diretta. E in più, a complemento, immaginiamo anche che ogni classe abbia un canale di Telegram dedicato, per cui è un sistema fortemente interattivo, dove poi è anche previsto l'incontro di persona, perché poi mensilmente sono previsti una serie di incontri, per cui questi livelli si mettono insieme, dove poi il format sono stanze base da 4 ore, stanze avanzate da 8 ore, per cui anche la brevità del sistema suggerisce che poi uno non è che non si imparano dei mestieri, non si imparano delle competenze dure, dove però ci sono, proviamo a fare degli esempi. Qualcuno di voi, chi è stato a Milano durante il fuorisalone, conoscerà Maurizio Stocchetto del Barbasso, cioè un corso di Negroni sbagliato con Maurizio Stocchetto, cioè una room con Maurizio Stocchetto di Negroni sbagliato, oppure con la Trape, celeberrima trans di Nolo, a nord di Loreto, un corso sul make-up, un corso sui tarocchi, un corso di speziology, come fare l'aperitivo con le erbe sul balcone. Cioè una cosa che interseca, che nasce dalle persone che fanno parte della community, che nasce dai loro interessi. Ho ancora un minuto e 50, per cui sono stato bravo. 2 o 3 cose importanti da dire. Il pezzo interessante è che noi ci stiamo facendo i primi esperimenti, facendo i prototipi, andando online, abbiamo capito che la composizione di questa cosa, dei vari corsi, delle richieste che avevamo, scivolava in maniera naturale, non era figlia di un ragionamento a tavolino, su tutta una serie di sensibilità che sono più contemporanee, il tema del genere, il tema del gender fluid, LGTB, l'attenzione alla multiculturalità, tutta una serie di cose che definiscono in maniera quasi naturale una maniera diversa di guardare non tanto alla scuola, ma quanto al mondo, alle relazioni. E da questo punto di vista, devo poi chiudere, questo è un aneddoto ma è vero, cioè qualche giorno fa
siamo stati contattati da un ragazzo che diceva io vorrei proprio, mi piace tantissimo, ho visto le cose che fate, sarei felice di fare io un corso, ho un sacco di follower, sono un influencer, ho importante, che in effetti era vero, che meraviglia, quando uno fa una cosa che poi funziona come si immagina, che poi dalla community, ho detto, che corso vorresti fare? E ho detto, io vorrei fare un corso di penetrazione anale. E ho detto, ma come? E lui mi ha spiegato, ha argomentato, no, in realtà è una cosa molto importante per motivi A, B, C, D, F, G, e secondo me una cosa come questa è di primaria importanza, perché io che capivo logicamente questa cosa, nel contempo ero forse un pochettino, cercavo di capire come sviare questa cosa. Allora lui mi ha detto, guarda, adesso ti do anche un'argomentazione che capirai assolutamente perché è fondamentale fare un corso così. Ho detto, prego. E tu? E io ho detto, io cosa? Tu con la penetrazione, io non l'ho mai fatto. Vedi, tu saresti il primo studente e ti farebbe un grandissimo bene. Allora ho capito che in effetti tutta questa tematica del medium, dell'interazione, delle community, del contenuto, sono tutti livelli che in una certa qual misura sono collegati, non si riesce a parlare di uno se non si parla dell'altro. E questo è effettivamente è un mondo nuovo per tutti noi ed è forse per questo motivo che è particolarmente interessante. Grazie ancora per essere venuti, buon proseguo.